Salve amici, in questo video intendo presentarvi la fase più emozionante di un volo, cioè l'avvicinamento e l'atterraggio ad un aeroporto. In questo caso ho scelto un volo di archivio, praticamente. Questo è un 737 della Malev, la compagnia aerea di bandiera ungherese, che però si è sciolta nel 2012, e questo è esattamente il volo sigla MA410 e ha volato effettivamente nell'estate del 1998. Siamo ora sulle Alpi e dovremo fare un avvicinamento per l'atterraggio all'aeroporto di Milano Linate. Ma bando alle chiacchiere e entriamo subito in azione. Vi faccio vedere il nostro piano di volo, realizzato attraverso una mia cartina personalizzata, realizzata proprio manualmente. Questo vi fa capire il grado di malattia che io abbia nei confronti di questo simulatore, ma d'altronde realizzare queste mappe mi piace. Ho fatto le mappe di tutti gli aeroporti italiani per quanto riguarda le procedure di avvicinamento e di atterraggio, almeno quelle più importanti. E qui abbiamo l'aeroporto di Linate. Noi stiamo volando verso il VOR di Saronno 113,70, che dovremo passare con un'altezza minima di 6.000. Siamo più a nord, siamo sulle Alpi, quindi noi andremo su Saronno. Da qui seguiremo la cosiddetta STAR, cioè la procedura di arrivo e avvicinamento, SRN3S, Sierra Romeo November 3 Sierra, che è questa verde scura, vedete? 169 gradi, 27 miglia per raggiungere il punto di rotta UNDAP ad una quota superiore almeno a 5.000 metri, virata stretta di 90 gradi per 074 per raggiungere Sorop, che è l'inizio del finale verso l'aeroporto di Milano Linate. Allora, siamo quasi sull'allineamento con il VOR 1, dove abbiamo messo Saronno con una rotta di 180, quindi siamo a 198, cominciamo a convergere verso 180. La velocità è 250 indicata, la rotta 12.000, ma vorremmo scendere a 8.000 per il passaggio su Saronno. Quindi imposto 8.000, do una velocità verticale di circa 1.600 piedi al minuto, poi eventualmente la correggiamo. Stiamo volando la parte meridionale delle Alpi, paesaggio molto bello indubbiamente. Sulla nostra sinistra abbiamo Lugano, il lago di Lugano, e qua sotto vedete c'è l'aeroporto internazionale piccolo ma molto bello, molto carino, di Lugano. Invece sulla nostra ala sinistra abbiamo il lago di Como, che si biforca in due rami, e noi stiamo procedendo tra il lago di Lugano e il lago di Como per andare verso Saronno.
ho impostato sul display di navigazione l'indicazione delle stazioni radio e vedete SRN, che è Saronno e che è praticamente davanti a noi, leggerissima correzione sulla destra. Vi faccio osservare una cosa interessante che talvolta viene un po' sottovalutata. Quest'arco verde che vedete, il nostro aereo è qui come riferimento, questo arco verde non è altro che la posizione, la distanza anche, alla quale si stima di arrivare quando avremo raggiunto l'altitudine selezionata di 8000. Quindi, siccome noi vogliamo passare Saronno a 8000, in questo caso ci arriviamo con molto anticipo, no? Quindi è un riferimento molto interessante che ci consente di programmare anche il rateo di discesa, che in questo caso possiamo attenuare perché abbiamo un ampio margine. Vi ricordo a questo proposito che stiamo volando in modalità IFR, cioè secondo le regole del volo strumentale, quindi stiamo utilizzando il pilota automatico, però come avete visto sono io che comando il pilota automatico, quindi gli do tutte le indicazioni e il pilota automatico le esegue su mio ordine, non su input del computer di bordo sul quale magari erano state caricate all'inizio tutti i parametri, tutte le rotte da seguire, le altitudini eccetera. In questo caso non è stato inserito nulla nel computer di bordo e sono io che procedo manualmente, ma con l'aiuto del pilota automatico, a seguire la rotta. Poi nella fase finale naturalmente staccherò il pilota automatico e prenderò i comandi. Allora, vedete che siamo molto vicini ormai a Saronno, siamo a 6 miglia e 2, siccome voliamo a 8000 metri, la verticale di Saronno sarà circa a 1 miglio, 1 miglio e 2, 1 miglio e 3. Quindi siamo a 5 miglia, siamo molto vicini, lo vediamo anche di qua, del resto. Se zoomiamo ancora possiamo vedere che Saronno è a circa 4 miglia. Riduciamo anche un po' la velocità, ci portiamo a 240. Appena passato Saronno, vi ricordate, prenderemo, questo è Saronno, la rotta 169, percorrendola per 27 miglia prima di arrivare a Undap. Quindi il nostro prossimo waypoint, punto rotta, è Undap. Abbiamo passato Saronno, quindi facciamo rotta 169, la leggera deviazione sulla sinistra, mettiamo 169 anche sulla rotta programmata. Ecco qua, ci stiamo allontanando ora da Saronno, fra poco dovremo vedere l'ago dell'Obi che indica la deviazione rispetto alla rotta che intendiamo seguire, che si allinea, e allineandosi vuol dire che siamo sulla rotta programmata, cioè di 169. Cominciamo a scendere fino a 5500, che è appena un po' di più rispetto alla quota minima di Undap, che è 5000.
quindi per sicurezza noi cercheremo di passarci a 5500. Sta calando la velocità, abbiamo impostato 240, vedete, e questa freccetta fucsia indica la velocità che abbiamo ordinato al pilota automatico di raggiungere, e lui si sta avvicinando. Siamo a 243, 242, stiamo scendendo 7000 verso 5500, tutto sotto controllo. Naturalmente la giornata è bellissima e il vento è praticamente quasi assente. Sulla nostra sinistra vediamo Milano e l'aeroporto di destinazione Linate è proprio qua. Vediamo la pista, si riconosce bene la posizione di Linate perché è accanto a questo lago che in realtà è un bacino di canottaggio, l'Idroscalo. Ovviamente Linate è piuttosto vicino a noi ora, potremmo virare e dirigersi direttamente sull'aeroporto, ma ci arriveremmo quasi in maniera perpendicolare alla pista, quindi dovremmo poi fare un giro ampio per allinearci. Ecco che naturalmente sono state predisposte queste rotte di avvicinamento come quella che stiamo percorrendo, che ci porteranno a fare un ampio giro così e a venire da sud a imboccare la pista. Come facciamo a sapere quando siamo sul punto in cui effettueremo la virata? Molto semplicemente, si trova a 27 miglia di distanza dal radiofaro, noi siamo a 19,8 in questo momento, e poi vi posso anche dire che Undap si trova nella parte orientale della città di Pavia, che è questa, quindi abbiamo anche un riferimento visivo. Quando arriviamo qui piegheremo a 90 gradi verso est e poi a nord per imboccare la pista di Milano Linate. Ma ora cominciamo a concentrarsi un po', perché stiamo per entrare nella parte più interessante e anche più impegnativa. Effettuiamo la virata per 74. Siamo sopra Pavia. Adesso dobbiamo impostare sul display del pilota, del comandante, l'ILS di Linate, l'ILS di Linate 109,55 353. Vediamo subito un 353. Questo sarà la nostra guida
per l'avvicinamento finale. In questo momento si trova quasi sulla nostra ala sinistra e lo vediamo anche dal display di navigazione del copilota, dove metteremo 112,25 che è il VOR di Linate, sempre 353. Ecco, vedete, sta entrando, quindi ci prepariamo alla virata per 353. Stiamo effettuando la virata per l'allineamento a 353 di Linate e togliamo il pilota automatico. Cominciamo ad estrarre un po' di flaps. Milan Tower Malev 736 is 17 miles south. Questo è l'indicatore della direzione e questo è l'indicatore dell'altezza. Vedete, siamo appena leggermente bassi. Estraiamo ancora un po' di flaps. Milan Tower Air Nostrum 665 Heavy 12 miles south inbound visual runway 36 approach. Air Nostrum 665 Heavy Milan Tower. Altimeter 29er decimal 9er 21 calm cleared visual runway 36 approach. Cleared visual runway 36 approach Air Nostrum 665 Heavy. (160) la velocità, direi ottima come velocità di avvicinamento. Siamo a 4 miglia alla soglia della pista 36, possiamo effettuare la discesa del carrello. Eccolo qua. Ancora un po' di gradi di flaps, lo vediamo da qui, la posizione dei flaps.
siamo. Air Nostrum 665 Heavy when calm cleared to land runway 36. 121.8 Britain Norman 247. Cleared to land runway 36 Air Nostrum 665 Heavy. Toccato terra, 4 stelle e la valutazione finale del nostro atterraggio. LF 736, please acknowledge. Eccolo qua. LF 736 exit. E adesso chiediamo alla torre di controllo il rullaggio verso i gate. Facciamo rientrare i flaps. Ogni tanto si sentono questi suoni, sono i sistemi di bordo che protestano probabilmente perché il mio modo di pilotare manuale non rispetta quelli che sono i dettami e i canoni che dovrebbero essere seguiti per una guida di tipo automatico. Si sente un po' violentato il computer di bordo. Siamo indirizzati verso il gate numero 2, che è il secondo da sinistra, per cui ci dirigiamo in quella direzione. D'altro canto dovremmo anche vedere l'addetto alle segnalazioni con le sue palette rosse fluorescenti. Eccolo qua, l'ometto nostro, ecco, ci siamo. Freno di stazionamento. Chiediamo anche la connessione al jetway, visto che dovremmo forse far scendere a terra anche i passeggeri. Eccola. Ecco il jetway che arriva. Cari amici, il nostro volo Budapest Milano Linate è terminato. Spero che vi siate divertiti e magari che abbiate anche appreso qualcosa sul modo di pilotare manuale, che costituisce un po' la mia caratteristica. Bene, vi ringrazio per averci seguito e come sempre vi do appuntamento al prossimo volo.